Ragazzi, buongiorno, siamo a Riolo Terme. Qui si sta bene perché c'è un po' di aria così, ma la temperatura è assurda veramente, io non lo so, è veramente da tenere in memoria queste giornate, questo periodo. Siamo il 31 di ottobre e ci sono 27 gradi, è una cosa incredibile, si sta proprio caldissimi, si soffre il caldo, e magliettina a maniche corte, sotto non abbiamo niente, di solito vedo la maglietta della salute io, ma veramente assurdo. Va bene, oggi, questa sera soprattutto, vedremo la festa del Capodanno Celtico. Pensate, siamo al Capodanno, che festeggiano già dalla 29esima edizione qui a Riolo Terme, ed è interessante. Ci vediamo più tardi, ciao! A Riolo Terme è presente una comoda area sosta camper gratuita, compreso carico e scarico, e a pagamento solamente la corrente elettrica. L'area è vicina sia allo stabilimento termale sia al centro del paese. D'altra parte, per l'occasione della grande festa del 31 ottobre, l'area sosta era al completo, ma niente paura, perché il comune ha adibito a parcheggio esclusivo per i camper anche un altro grandissimo spazio asfaltato confinante con il campo di calcio, e noi ci siamo sistemati qui. La sosta era gratuita ed era controllata dalla protezione civile. In fondo è presente una fontana per il carico dell'acqua potabile, ma qui non ci sono pozzetti di scarico. Nell'entroterra della provincia di Ravenna, dove iniziano le prime fertili colline romagnole della Valle del Segno, troviamo Riolo Terme, ed è qui che si celebra Samain, un Halloween diverso da quello importato dalle mode d'oltreoceano, ma che richiama le radici pagane, preromane ed europee di questa festa. Halloween Edition 2022. La manifestazione ripropone infatti le maschere, il cibo, i fuochi e la cultura di un tempo molto antico. Secondo la cultura celtica, che era diffusa anche in Romagna, il passaggio dal mese di ottobre a quello di novembre era considerato il Capodanno. Si credeva che i morti, assieme ad altri esseri benefici o maligni, tornassero sulla terra per rimettere tutto a posto dopo la conclusione del ciclo produttivo agricolo e la preparassero ad attendere la rinascita nella primavera successiva. Il Capodanno celtico era dunque un giorno al di fuori del tempo e dello spazio e creava un collegamento con l'aldilà per permettere alle anime degli avi di tornare a mettere ordine in quello che i loro discendenti avevano fatto nel corso dell'anno. Le principali attrattive di Riolo, definita anche città d'acque, risiedono nelle ricchezze storiche, ambientali e enogastronomiche, ma soprattutto nelle sue preziose acque termali, provenienti da fonti diverse, ciascuna indicata per specifiche affezioni. Il borgo antico di Riolo, raccolto entro una cerchia di robuste mura, nasce nel 300, ma la nostra attenzione va subito alla possente rocca edificata sul finire del XIV secolo dai bolognesi. Con le sue 3 torri e il maschio quadrato, rappresenta un interessante esempio di fortificazione militare. L'antica fortezza oggi ospita un museo dove possiamo scoprire le gesta e gli amori di Caterina Sforza e dove una sezione è dedicata al paesaggio dell'Appennino Faentino. Ovviamente nelle serate del 30 e del 31 ottobre superstizioni e demoni infestano la rocca ed il suo museo propone Maledizione, uno spettacolo dedicato alle antiche paure e ai riti che nei secoli hanno caratterizzato le credenze popolari. L'ingresso allo spettacolo è a pagamento. Manifestazione, vabbè, quelle di ieri e questa parte è quelle di oggi, tutti gli spettacoli a tutte le ore, va bene? Quello finale
che bruciano il pipistrello in piazza, e poi ci sono i fuochi d'artificio, mi raccomando resisti, che gli sparano tutti dalla rocca. È bellissimo, uno spettacolo bellissimo, quello non te lo puoi perdere. Finito qui il lavoro lo vado a vedere anch'io. Anche lui fa paura. Le tenebre si avvicinano. Ma voi siete arrivati in camper? Siamo arrivati in camper. Ma in che millennio siete partiti? Torneremo in camper. Ritorneremo in camper, in quale millennio non si sa. Durante la giornata del 31 ottobre nel centro di Riolo si susseguono diverse attività e rappresentazioni, come quella delle marionette, il passaggio dei trampolieri e dei giocolieri col fuoco. Sul palco si esibisce il gruppo dei Diabula Rasa, mentre più tardi vedremo l'esibizione itinerante dei tamburi di Brisighella. Alle ore 23:30 partirà il corteo del male imperante e assisteremo alla battaglia tra i Celti e le malefiche creature dell'aldilà, con torce e cascate di fuoco che si concluderà a mezzanotte con la battaglia finale davanti alla rocca, che sarà incendiata. Ed anche il mostro sarà messo al rogo, dopodiché avranno il via dalla cima della rocca i fuochi del trionfo del bene. Chi sei tu? Io sono la sacerdotessa che fa lo spettacolo lì dopo. Quindi se vuole venire a vedere. Tanta roba. E rappresentiamo la popolazione dei Celti, in particolare la tribù dei Cenomani, un'antica popolazione che nel IV secolo si insediò nelle terre tra IV secolo a.C., nelle terre tra Brescia, Verona e Mantova e fondò l'attuale Brescia, chiamata al tempo Brixia. Quella che vedete qui è una forgia mobile, ovvero uno strumento impiegato per alzare il calore del fuoco in modo da poter lavorare il metallo. È costituita da due mantici in modo da poter sempre approvvigionare il fuoco d'aria in modo da tenere alte le temperature che andavano uno di seguito all'altro, due canali di terracotta per il convogliamento e infine l'ultimo quello che mirava al cuore del fuoco in bronzo o in ferro. Questo strumento veniva appunto usato per lavorare i metalli, in particolare per realizzare strumenti, armi, potete vedere qua dietro, ma noi oggi faremo un'altra cosa, ovvero realizzeremo una moneta da zero sciogliendo del metallo. I metalli potevano essere oro, argento, rame oppure l'unione come ad esempio l'unione tra stagno e rame o come il bronzo.
Lo spettacolo dei bellissimi fuochi pirotecnici ha tenuto le centinaia di spettatori presenti con la testa in su per più di 10 minuti. Qui vediamo solamente qualche momento, ma penso di pubblicare in un video a parte l'intero spettacolo senza commento e senza montaggio. Il mattino seguente un gruppo di oche sono scese a far visita ai camperisti. È stato un momento molto carino e divertente. È bello vedere che gli animali si fidano dei camperisti e sanno che qui potranno trovare attenzioni amorevoli e un po' d'acqua, preziosa con la siccità di questo periodo. Come si chiama l'oca? L'oca si chiama Gwendalina.